Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale dall'Otto Idea. Allora, è passato un mese esatto, oggi ne abbiamo 2 di dicembre del 2021, da quando ho fatto il video dell'essiccazione naturale sulla pianta del peperoncino, che potete trovare il video sul mio canale, anzi vi metto il link in descrizione se lo volete vedere come fa seccare con la pianta. Oggi è passato un mese, come dicevo poco fa, un mese esatto. E guardate, certo qualcuno è caduto, io l'ho messo qua ad asciugare, le foglie, ora mi avvicino meglio, le foglie sono tutti caduti, state vedendo, ne è rimasto forse qualcuno, il peperoncino è quasi secco, quasi è la metà secco. Ovviamente la sera noi poi le mattine lo mettiamo tutti i giorni al sole, e poi io di qua lo sposto, lo metto di dietro là dove ci batte il sole, perché poi qua il sole non ci batte più, insomma fino alla sera, prima che fa buio lo andiamo a entrare dentro in un posto asciutto, se no poi si prende d'umidità e non abbiamo fatto niente. Va, il peperoncino si deve asciugare. Ora vi sto facendo vedere, sto facendo questo video per conservare il peperoncino. Nel frattempo sto dando un aggiornamento come nella pianta dopo un mese, guardate come si è seccata, guardate. Qualcuno, come dicevo poco fa, è caduto il peperoncino, state vedendo, e il picciolo diciamo è rimasto appeso nella pianta, è caduto. Ora io poi queste le faccio seccare e poi farò vedere tutto il procedimento, come conservare il peperoncino sia secco e sia anche nell'olio d'oliva. Prima di iniziare a fare questa conserva del peperoncino sott'olio, io questa ricetta mi è stata insegnata molti anni fa. Questa ricetta è un pochettino diversa, diciamo, da altre ricette, come molte persone fanno questa conserva del peperoncino sott'olio, è un pochettino diversa. Questo poi lo vediamo all'ultimo. Insegnata a me e io ve lo sto insegnando a voi. Però state tranquilli con questa ricetta che sto facendo io, state tranquilli che il rischio del batterio botulino, state tranquilli che qua non esiste, come la sto facendo io. Allora, la prima cosa che dovete fare, che cos'è? Io questi peperoncini li ho fatti seccare nella pianta naturale. Ovviamente sono stati, io prima, dopo che ho fatto il video, ci ho dato una sciacquata, ma una sciacquata tanto per togliere la polvere, perché questi peperoncini li ho coltivati io, perciò pesticidi e cose non ce ne sono. Però se voi le comprate, mi raccomando, di lavarle quanto meglio possibile, anche possibilmente anche con un po' di bicarbonato nell'acqua. Le fate asciugare, come li ho fatti asciugare io, state vedendo che sono tutti secchi. Ora noi che dobbiamo fare? La prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo separare il peperoncino dal picciolo, così, state vedendo? Così. Ora mi avvicino così lo vedete meglio. Il peperoncino dal picciolo e li mettiamo in un contenitore, non importante uno scolopase, tanto per mettere il peperoncino. Un attimino che mi avvicino vi faccio vedere di vicino. State vedendo che è facile separare il peperoncino dal picciolo. Ovviamente io non è che posso fare il video, che poi il video viene troppo lungo, insomma dobbiamo separare tutti i peperoncini così, vedi, si tolgono facilmente una volta che sono state seccate nella pianta. State vedendo quando già si tolgono facilmente, piano piano andiamo a togliere, rompiamo il ramo, state vedendo che è secco il ramo, la pianta diciamo, state vedendo? E togliamo. Ovviamente se c'è qualche peperoncino che c'ha la muffa, la mettiamo di lato, no? Anche quelli verdi, così, state vedendo? Dobbiamo separare tutti i peperoncini così. Va bene, ora io le faccio tutti e poi continuiamo con il video. Una volta separato io il picciolo diciamo da peperoncino, come vedete qua ci sono dei peperoncini che già sono stati scattati. Questa ora che faccio? Le vado a mettere nel compost, così quando ci sono i semi e poi abbiamo in primavera abbiamo delle piantine che poi possiamo mettere nel terreno. Va bene, questa ora le mettiamo qui di lato. Qua ce n'è ancora uno, togliamo il picciolo. Io li ho pesate e sono 1,3 kg, ma il peso non è importante perché questa conserva diciamo di peperoncino che sto facendo io, sale non ne dobbiamo utilizzare. Il sale io non lo sto utilizzando perché le faccio asciugare a sole. Una volta tritati, che poi voi potete
in base come vi piacciono i peperoncini li potete tagliare, ovviamente se ne avete di poco quantità li potete tagliare a pezzettini, a strisce. Bisogna vedere come vi piace a voi i peperoncini. Il procedimento è lo stesso, io li vado a frullare, ma no fine, un pochettino grossolani, che poi ora vi farò vedere. Va bene, questo è a vostro piacimento. Se vi piace un pochettino più grosso le tagliate e poi il procedimento è lo stesso. Ora io le vado a frullare nel frullatore. Ora io le vado a frullare, prendo a poco i peperoncini e le vado a mettere qua. No, non molto, a poco, perché sennò poi non viene buono. Andiamo a mettere il copecchio. Io questo frullatore lo prendo soprattutto per fare queste cose, perché c'è un altro che poi utilizza mia moglie. Questo io lo utilizzo solamente per fare queste cose, perché poi si impregna di peperoncino. E cioè, ce ne ho due di questi qua, io utilizzo solamente questo qua. Andiamo a frullare. Va bene, state vedendo? Ora io ho messo questa cassetta qua, questa rete, che poi ora andiamo a stendere il peperoncino qua. Questo lo togliamo, lo poggiamo qua, ci aiutiamo con un cucchiaio, che ho preso un cucchiaio, così che prendiamo il peperoncino. E lo stendiamo così. Anche se non è un pochettino frullato, diciamo non ci fa niente, l'importante è che andiamo a frullare. Questo è il vostro procedimento, un pochettino più grosso, non vi dico intero, però perché ci piace può fare così. Andiamo a chiudere il frullatore. Togliamo il frullatore perché sennò non si va bene. Va bene. Vediamo com'è. Sì, è frullato. Mi raccomando, agli occhi e alle mani non mettetevi in faccia perché bruciate. E lo andiamo a deporre qua, vedendo così. Anche se adesso un pochettino più grosso, non ci fa niente, perché ora noi lo dobbiamo asciugare. Lo stendiamo così il peperoncino, vedi? Così. Andiamo a frullare ancora. Vi consiglio di farla a poco, così si macina più presto, è meglio. Vabbè, questo lo appoggiamo qua perché è pulito, anche se non viene, come dicevo poco fa, se non viene molto fine, diciamo, se c'è qualche pezzo che è ancora intero, quasi intero, e non è più meno, non ci fa niente, va, che non è. Mi piace così un pochettino grossolato. Ripeto, se poi vi piace più fino, lo fate seccare di più, in modo che diciamo che diventa più fino, diciamo. Va
bene, ora io, inutile che prolunghi il video, bene, ora io lo vado a passare nel frullatore e poi riprendiamo il video. Allora, una volta frullato il peperoncino, togliamo quando più possibile la rimanenza del peperoncino che c'è qui nel frullatore. Poi questi qua vengono lavati, ovviamente. Mi raccomando, non vi toccate la faccia. Se siete a casa, dentro, io sono qui, mi sono messo apposta fuori per fare questo procedimento, per evitare prigiona il peperoncino, no? Che poi bruciano gli occhi, poi è meglio. A casa vi consiglio anche di mettere anche la mascherina per non respirare, diciamo, la piccantezza del peperoncino. Va bene, allora poi questo qua lo pulisco, ok, questo lo mettiamo qui di lato. Allora, questo come si presenta il peperoncino, così state vedendo? È tutto macinato, se c'è qualche pezzettino più grosso non ci fa niente. Ovviamente ci vuole ora noi lo dobbiamo stendere di una cosa, diciamo, piatta, in modo che non scolapasta, perché si deve asciugare a sole. Ora noi lo dobbiamo far asciugare a sole il peperoncino, così. Io ho utilizzato questa cassetta di sotto e questa rete che utilizzo solamente per fare queste cose. E come dicevo, ora noi lo facciamo asciugare quando 2 giorni, in modo che diventa un pochettino secco, no, non secco, giusto, già tanto per asciugare un pochettino di acqua. Quando acqua possiamo eliminare in qualsiasi conserva, però non solo dei peperoncini, e meglio è per non ricorrere da battero e botulino. Quando più acqua togliamo e meglio è. Ora io qui, come dicevo poco fa, io sale non ne fa, perché sale alcuni lo mettono per eliminare l'acqua. Siccome io lo devo far asciugare a sole, non è la stessa, diciamo, il stesso procedimento che fanno alcune persone. Questo è un pochettino diverso, di tante cose è diverso, non solo di questi qua. Ora un attimino mi avvicino così vi faccio vedere meglio. Sono avvicinato così lo guardate meglio, state vedendo? Prendete poi una cassetta o un ripiano, insomma, necessario che lo dobbiamo andare a asciugare a sole. Ora io ci ho messo questa rete, come dicevo poco fa. Nel frattempo ora a sole si asciuga, ovviamente la sera poi lo andiamo a mettere a riparo dentro casa, e poi la mattina quando c'è il sole lo usciamo. Questo procedimento si deve fare solamente a sole, no nel forno e le altre cose, solamente a sole, così, come se fosse che stiamo facendo l'estratto di pomodoro, diciamo. Va bene, state vedendo? Una volta anche a giorno lo andiamo a girare. Questo lo dobbiamo fare quando 2 giorni all'incirca. Noi poi lo vediamo se è un pochettino asciutto e poi faremo il proseguimento della ricetta. Ripeto, questa ricetta è un pochettino diversa da quella della maggior parte delle persone che fanno. Io vi garantisco, se voi lo fate così, vi garantisco che qui i batteri non esistono, e anche si conserva anche di più rispetto a altre conserve. Va bene, ora io ho fatto questa rete, l'ho fatto in 2, in modo che io ora la andrò a coprire. Ovviamente la dovete coprire per non andarci gli insetti, così, state vedendo? La lasciamo a sole, possibilmente la alziamo un pochettino per favorire l'inclinazione del sole, così. Ora io la lascio stare così e poi la giro tutta la sera, fra 2 giorni ci vediamo. Ora vi faccio vedere anche come sto andando a sterilizzare i vasetti. Allora, io utilizzo la pentola a pressione, ci ho messo quando mezzo litro di acqua. Poi se non ce l'avete la pentola a pressione potete utilizzare la pentola normale, ovviamente che i barattoli devono essere tutti riempiti di acqua. In questo caso nella pentola a pressione basta quando mezzo litro di acqua, ovviamente, che non è che deve bollire. Poi i barattoli vengono sterilizzati già con la temperatura che raggiunge la pentola a pressione. La pentola a pressione all'incirca raggiunge un 125 gradi, 120, così. Invece la pentola normale, questa qua, raggiunge all'incirca 80-100 gradi con l'acqua.
qua lo dovete fare bollire di più, una minimo 20-30 minuti i baratti. Invece qua nella pentola a pressione, una volta che ha raggiunto la pressione, che comincia a freschiare, diciamo abbassiamo il gas e le possiamo tenere anche 5 minuti. Già ha voglia di che sono sterilizzate e le dobbiamo sterilizzare soprattutto per togliere i funghi, qualche batteria che ci sono nei vasetti. E così almeno sono sicuro che sono puliti 100%. Allora, ora ho messo, come ho detto, ho messo mezzo litro di acqua, andiamo a mettere i vasetti, andiamo a mettere così i vasetti all'impiede, così all'impiede ce ne entrano di più, ce ne entrano 5, che le devo fare entrare piano piano. Piano piano, mi sono rientrati 5, state vedendo? Così. Ora al centro ci mettiamo i tappi. Questo viene sterilizzato, si può dire a vapore, a pressione, perché raggiunge una pressione all'incirca, come ho detto poco fa, un 120 gradi, perciò sono super sterilizzate. Ora ci ho messo un pochettino di acqua. Ora andiamo a chiudere e portiamo all'ebollizione, diciamo. Non c'è bisogno che andiamo a mettere l'acqua qui dentro, perché poi quando raggiunge la pressione, diciamo, vengono sterilizzate, si può dire a vapore, perché l'acqua poi entra di qua, i vapori, insomma viene tutto sterilizzato. Vabbè, ora ci metto, le chiudo e metto in pressione. Allora, sono passati neanche 10 minuti, 8 minuti, già la prendo la pressione e già in pressione. Passiamo il gas, tutto così. E ora lo lasciamo stare per 3 minuti. Sono meno 20, fa 3 minuti, ci spegniamo e le lasciamo in pressione finché quando finisce il vapore dentro la pressione. Fa un'ora, 3/4, bisogna vedere. Ora le lasciamo per 3 minuti, anche 5 minuti. Già ora come ora la pentola a pressione ha raggiunto minimo un 120 gradi di 120 gradi di temperatura rispetto alla pentola. Alla pentola, come dicevo poco fa, la pentola quando si va a bollire sta a 80-100 gradi, non di più. Però noi questa temperatura la abbiamo solamente con la pentola a pressione. Questa è sterilizzazione già 100%. Va bene, ora come dicevo lasciamo stare per 5 minuti, 3 minuti e poi spegniamo il gas. Allora sono trascorsi 5 minuti e la pentola ci ho spento, state vedendo, già ancora sta uscendo il vapore. Ora la lasciamo riposare finché quando finisce finché quando finisce il vapore nella pentola, tra un'ora, 3/4 d'ora, e poi le prendiamo, le scoliamo e le facciamo asciugare qua. Così sono sterilizzate 100%. Rispetto alla pentola risparmiamo sia gas e vengono sterilizzate meglio della pentola. Allora, sono trascorsi 2 giorni e ora vi faccio vedere a che punto è arrivato il peperoncino. Mi metto sempre fuori, qui c'è una magnifica giornata, però vedete che c'è il sole. Ora guardate come si presenta il peperoncino. State vedendo come si presenta? Praticamente il 70% è quasi secco, guardate, c'è il 30%, ora mi avvicino meglio, guardate. State vedendo com'è? Guardate, neanche appiccica neanche nella rete, perché significa che è quasi secco. Guardate come si vede al sole. Ovviamente lo dovete lasciare al sole 2 giorni e poi la sera lo andiamo dentro a riparo e la mattina usciamo per 2 giorni. Guardate, è quasi secco, guardate. Questo è buono, anche ottimo per seccare il peperoncino già direttamente così al sole. Se voi il sole non ce l'avete lo potete mettere anche vicino, vicino a un termosifone, insomma a calduccio dentro, in modo che si asciuga naturale, così asciugato naturale rimane con quel colore originale del peperoncino. Caricato tutta l'acqua, caricato tutta l'acqua, e così è meglio.
perché nell'acqua è dove le spore cominciano a germinare e a crearsi il botolino, no? E si rovina tutto i preparati che noi facciamo, perciò dovete accontentare di farlo così un pochettino di tempo di più, però così state tranquilli, è sicuro 100% che il batterio botolino non intacca, diciamo, il peperoncino se è fatto ad opera d'arte, come l'ho fatto io. Voi dovete seguire passo passo tutto il mio video, come a me mi state insegnato, io ve lo sto insegnando a voi. Allora, ora andiamo a far bollire l'olio. Questo è olio di oliva, voi casomai potete mettere olio di extravergine, o se no olio, potete fare metà di extravergine, metà di olio di girasole o di mais, insomma quelle che avete a disposizione. Ho messo l'olio giusto all'incirca per riempire i barattoli, poi vi calcolate, bisogna vedere i barattoli voi che dovete fare. Io ho il peperoncino e quello che c'è, che avete visto poco fa, e perciò all'incirca sarà giusto l'olio per riempire i tre barattoli. Io sto utilizzando un decami di questo qua che ha questa boccatura, così che l'olio l'olio cade perfetto nei barattoli. Poi potete utilizzare anche un imbuto per metterlo, insomma, con un pentolino piccolino, fate voi. Io ho questa comodità e sto facendo queste qua. Allora io l'olio sto facendo bollire con i gas sempre normali. Adesso lo alzo un pochettino. Ora l'olio non è che deve bollire, insomma non dobbiamo fare arrivare la temperatura. Si chiama punto di fumo. Punto di fumo che cos'è? Punto di fumo è la temperatura massima che arriva a bollire l'olio, perché poi fa fumo e insomma si degrada, insomma brucia e lascia anche delle sostanze che sono un po' nocive anche per l'uomo. Ora noi lo facciamo arrivare all'incirca 150-160 gradi al di sotto del punto di fumo. Significa che è bello bollente, così quando noi lo andiamo a mettere nei peperoncini, se c'è qualche cosa viene uccisa 100%, viene sterilizzata e soprattutto anche, sto facendo così, che mi è stata insegnata sempre come ho detto dall'inizio del video, questa signora, mi è stata insegnata che viene anche sterilizzato, praticamente si viene a creare il sottovuoto. Il segreto, chiamiamolo segreto, insomma, si differenzia dalle altre ricette che le persone utilizzano per la conserva l'olio freddo, diciamo, delle bottiglie già direttamente. Per noi con questo olio caldo che noi andiamo a mettere, se c'è qualche cosa viene uccisa. Invece con l'olio bollente così si crea, una volta che andiamo a rinvasare, si crea il sottovuoto. Così noi lo possiamo conservare, diciamo, per anni e anni. È necessario che c'è il sottovuoto e l'olio deve coprire tutto il peperoncino. Allora io ora non vado a mettere solamente, perché mi piace, un po' di semi di finocchietto selvatico. Se voi ce l'avete voi potete mettere anche l'origano, potete mettere anche la menta, potete mettere però l'aglio, però quando utilizzate le cose verdi, questi sono secchi, non c'è bisogno che vengano sbollentate. Se voi dovete utilizzare tipo l'aglio o la menta, quelle che sia, le dovete sbollentare la giusta quantità dell'acqua, tra aceto, metà d'aceto e metà di acqua. Le fate sbollentare quando 3-4 minuti e poi le asciugate bene, in modo che togliete tutta l'acqua, e poi le potete mettere nel peperoncino se utilizzate queste cose. Io non ve lo consiglio di mettere a crudo, perché questa ricetta che sto facendo io, a me mi interessa soprattutto, a parte che non viene attaccata da botolino, mi interessa che durano del tempo. Ora, più meglio noi la facciamo con meno acqua, con meno acqua del peperoncino, quelle che siano, le conserve, meno e di più si conserva del tempo. Allora, ora io vado a mettere un po' di semi di finocchietto selvatico, come ho detto poco fa, così, tanto poi a vostro gusto, se vi piace l'origano mettete l'origano, se vi piace l'aglio, però l'aglio o la menta, quelle che sia cose verde, dobbiamo sbollentarle, asciugate bene.
andiamo a mettere un pochettino di sale, tanto per darci un pochettino di gusto, poco poco così, perché non è che noi con queste ricette che ho fatto io non dobbiamo utilizzare né aceto e neanche sale. Io ho messo un pochettino di sale tanto per darci un sapore e dei semi di finocchietto selvatico. Ora la andiamo a girare un pochettino prima di metterci l'olio bollente. Allora ripeto, io la ricetta è un pochettino lunga, però vi garantisco, se voi fate come la sto facendo io, come a me mi è stata insegnata, vi durano del tempo i barattoli fatti così. Potete fare anche qualsiasi conserva con questo procedimento. Importante, quando più acqua togliamo nei prodotti che noi andiamo a conservare, e meglio è nell'acqua dove le spore del botulino gemono, no? E poi si viene a creare il batterio che poi sprigiona, diciamo, quella sostanza che poi che fa male all'uomo, che si muore con il botulino, si muore, state attenti, mi raccomando. Meglio perdere un pochettino di tempo e fare le cose bene, che vi durano, ma non buttare le cose nella spazzatura, perché una volta che sono aperte, i barattoli sono un po' gonfiati, hanno preso aria, c'è muffa, ci sono bollicine, insomma buttatele perché è attaccato da botolino. Perciò fate le cose piano piano, così come vi sto spiegando io, e siete sicuri che i barattoli non vanno a male. Poi voi quello che volete fare, fate. Io vi sto dando, diciamo, un consiglio come a me mi è stato insegnato di questa persona anziana. Va bene, ora andrò a mettere un pochettino di olio, state vedendo, con il boccaccio così, in modo che non si butta di fuori l'olio, state vedendo? Un pochettino di olio quando basta. Andiamo a asciugare per non cadere qualche macchia di olio. Va bene, i barattoli già sono state sterilizzate, come avete visto nel video, le ho sterilizzate con la pentola a pressione. Poi vediamo quando ne posso riempire. Andiamo a girare l'olio con il peperoncino così. Andiamo a mettere un altro po' di olio così. L'olio quando lo bollite poi diventa come se fosse acqua. Allora ripeto, io ho messo solamente un po' di semi di finocchietto selvatico e un pochettino di sale, questo qua. Poi se poi voi volete mettere altre cose, se sono secchi le potete mettere già direttamente, se vi piace un pochettino di alloro o lungo della savia, insomma secche. Però se sono verdi le dovete sbollentare un pochettino tra acqua e aceto, l'acqua quando basta per sbollentare gli aromi che voi dovete mettere. Va bene, allora ora una volta fatto così, che già si è amalgamato bene, che facciamo noi? Prendiamo i barattoli, questo lo togliamo, lo mettiamo qua. Allora prendiamo i barattoli, questi qua, e questi cucchiai un pochettino grossi. Io ho preso anche un cucchiaino, questo qua è più ottimo, e andiamo a mettere il condimento così, senza aggiungere però la niente. State vedendo così. E ci sono queste etichette che non si tolgono neanche a coppo di legno, sono appiccicate con una colla. Tutto ciò che le ho fatte della pentola a pressione e non si tolgono. La colla proprio è un pochettino appiccicosa. Allora il peperoncino non lo dobbiamo riempire molto, no? Così
Ora prendiamo sempre un tovagliolo, mi raccomando, prendiamo un tovagliolo, ovviamente uno che lavora. Prendiamo un cucchiaino, sta tenendo già c'è l'olio, che non ci sono bollicine, già c'è l'olio. Andiamo a sbattere così, in modo che l'aria e c'è sale in superficie. Ora andiamo a mettere un altro po' di olio, no piano piano, dobbiamo lasciare piano piano, no, dobbiamo lasciare all'incirca un centimetro e mezzo qua, così. Nel frattempo esce l'aria. Andiamo a prendere un altro barattolo, c'è un bottino di vento, io mi sono messo qui fuori perché c'è una magnifica giornata. Poi ovviamente poi se c'è un pochettino di fuori, un po' di fuori spocca, poi con l'olio lo asciughiamo prima di metterle in conserva. Andiamo a fare una sbattuta, non lo dobbiamo sempre riempire molto, dobbiamo lasciare sempre un pochettino. Ora andiamo a mettere un pochettino di olio, ora poco a poco andiamo a mettere sempre così, in modo che se c'è dell'aria, se c'è dell'aria sale. Casomai se è molto un pochettino ce lo togliamo, perché dobbiamo lasciare un centimetro e mezzo, 2 centimetri, insomma più lo lasciamo e meglio si forma, vedendo che già è tutto ripieno, non c'è aria. Avete visto che è tutto ripieno, che non c'è aria. Ora se c'è un pochettino di aria sale, ci mettiamo un altro poco di olio e lo facciamo riposare il tempo che noi facciamo un altro barattolo, vediamo. Così, una sbattuta anche qua con l'olio caldo, che già come se fosse viene sterilizzato. Vado a prendere questo barattolo, vediamo se lo posso riempire. Lo mettiamo qua. Mettiamo un pochettino di olio perché questo qua è un pochettino più lungo. Andiamo a fare un pochettino, a girare così, perché l'aria già di qui sotto non ce n'è più, state vedendo? Andiamo a sbattere un po' e andiamo ad aggiungere sempre il peperoncino. E sono state ci è bastato, perfetto. Un po' me lo sono messo di lato perché lo voglio fare seccare un altro 4 giorni, insomma appena diventa secco
lo stesso l'ho lasciato nella rete. Quella poi devo fare, può servire un pochettino. Quando andiamo a fare qualche pietanza. Preciso ho riempito 3 barattoli, neanche se era contato, va, uno lo faceva apposta, state vedendo? Andiamo a pulire quando più possibile il recipiente. State vedendo? Altro poco, non si deve sprecare niente. Poiché queste le mettiamo qua, ora poi le andiamo a lavare, le facciamo uscire dalla scena. Va bene, ora io vado a mettere ancora un pochettino di olio. Ovviamente poi i barattoli li dobbiamo asciugare. Ora andiamo a mettere un po' di olio. L'olio è quasi, ne ho messo quasi un litro di olio d'oliva. Invece è bastato preciso, neanche se era contato, guardate, a occhio. Avanti. Ora andrò a muovere un pochettino sempre col cucchiaino, guardate. Se c'è un pochettino di aria, un altro poco di olio, a riempire un altro poco. Vabbè, dovete lasciare quando 1 centimetro, 1 centimetro e mezzo. Andiamo a pulire. I barattoli, andiamo a sbattere di nuovo. 1, 2, ho riempito 3 barattoli e 3. Questo lo mettiamo qua, il cucchiaino. Ci ho messo anche questo giornale in modo che già io lo sapevo che cadeva un pochettino di olio. Va bene, ora li mettiamo qua i barattoli. Poi andiamo a pulire tutto. Allora asciughiamo i barattoli così, li lasciamo un altro minuto, così il tempo che uno si gira, si fa, passa già un minuto, se c'è di aria. Però come ho fatto io, aria già è uscita tutta. È importante, vedete che è tutto integro, state vedendo che non c'è neanche un pochettino di aria, è tutto pieno di olio. L'importante è che noi dobbiamo coprire tutto il peperoncino con l'olio, lasciare all'incirca 1 centimetro, 1 centimetro e mezzo da tappo, così si crea il sottovuoto. Allora, ora queste le metto qua. Allora, ora che faccio io? Poi è caduto un pochettino di olio, ma non ci fa niente, poi si lava. D'altronde questi sono tutti i tovaggi che io prendo per fare le conserve, perché ovviamente si sa, no? Si spocca, si va. Va bene, ora io mi sposto così un pochettino. Allora, ora io che faccio? Io ho questa cassetta, ho messo una copetta. Allora, ora io che faccio? Prendo i barattoli, andiamo a mettere i tappi che già sono state sterilizzate, chiudiamo forte, li asciughiamo e li giriamo così, li giriamo e li mettiamo capovolte sotto e giù qua nel vaso della copetta. Prendiamo un altro barattolo, un altro tappo, chiudiamo i barattoli, chiudiamo
forte, puliamo e li giriamo, state vedendo? Così, e li mettiamo così a girare. Prendiamo un altro barattolo, li asciughiamo. Mi raccomando, se voi avete i barattoli nuovi, le comprate, questi sono ancora buoni perché non è che questa è la seconda volta che vengono utilizzati, perché ancora il tappo è buono. E giriamo e mettiamo così, come ho detto poco fa. State vedendo? E le lasciamo stare così, state vedendo che non perde olio perché è ancora tutto chiuso. Ora si crea con questo olio bollente che ancora sono un pochettino caldi. Che cosa si crea? Si crea il sottovuoto e nel frattempo come se fossero sterilizzate quando uno le va a bollire a bagnomaria, diciamo. Però non c'è di bisogno perché chi lo fa la maggior parte non li bollisce, però se poi le bollite è sempre una cosa buona. Però siccome io ci metto l'olio caldo, perciò non le vado a bollire. E questa è la ricetta. Andiamo a coprire così. Come se fosse uno quando va a fare la passata di pomodoro, no? Che le mette nelle copette. Li andiamo a fare addormentare, va? A cuccare, va? Qua si dice a cuccare, mi stai a cuccare, che si mette la copetta. Va bene, ora noi le lasciamo stare così fino all'indomani, finché quando si raffreddano, e poi che facciamo? Prendiamo i barattoli e li mettiamo nella dispensa di un posto a buio e fresco, diciamo, va? Una volta che ora facciamo passare quando un mese, in modo che l'olio già si amalgama bene con il peperoncino, ci dà insomma, ci dobbiamo fare prendere un pochettino di aroma, diciamo. Trascorso un mese che facciamo? Prendiamo il baratto se non lo vogliamo consumare e prendiamo un cucchiaino, quello che sia di peperoncino, ce lo mettiamo nel pane, insomma a vostro piacimento. L'importante è che quando andiamo poi a aprire il barattolo, se noi togliamo il peperoncino, di riempire sempre con olio di oliva. Lo chiudete e lo mettete nella dispensa, non nel frigo perché non c'è di bisogno di metterlo nel frigo, fuori. L'importante è che il peperoncino sia sempre coperto. Qualsiasi conserva, anche gli olivi, quelli che siano sempre coperti dall'olio. Allora, come vi ho spiegato poco fa, questa conserva mi è stata insegnata da una persona anziana che ho conosciuto a Bronte e che mi ha insegnato anche altre cose. Io per ora sto facendo questa cosa. Avete visto tutto il procedimento e niente, se voi la volete fare questa conserva, io vi garantisco che, come l'ho fatta io, che ho fatto scaricare tutta l'acqua evaporata a sole, ho fatto seccare il peperoncino, è un pochettino diversa di quella che fanno molte persone, però così io penso che si mantiene, visto che non c'è più rischio del botulino. Una volta fatto tutto questo procedimento, vi garantisco che si conserva, penso, per anni e anni. L'importante è che si viene a creare il sottovuoto, che non resta aria di dentro. L'importante è che il prodotto, quello che sia, viene sempre coperto, coperto dall'olio. Quando noi fra un mese andiamo a aprire un barattolo per assaggiarlo, possiamo passare all'incirca un mese e mezzo, insomma più lo lasciate meglio, penso che gli aromi si sprigionano di più, che risalta di più sia con l'olio, per il peperoncino o il finocchio selvatico, i semi di finocchio selvatico che ho messo. Ripeto, voi potete mettere qualsiasi cosa secca, la potete mettere già direttamente, o sia all'oro, se vi piace all'oro, alla save o all'origano, quello che vi piace, la potete mettere. Però se mettete cose che sono ancora verdi, tipo l'aglio o la menta o basilico, le cose che vi piacciono, io vi consiglio di sbollentarli l'acqua giusta, tra mezzo di aceto bianco e mezzo di acqua, l'acqua giusta per sbollentare questi aromi. Le fate sbollentare all'incirca 5 minuti, 3 minuti, quello che siano, poi le scolate, le fate asciugare di un canovaccio bello
un tovagliolo, un po' di carta assorbente, quanto di più possibile. Quando acqua scarica è meglio è. E poi le condite le mettete come ho fatto poco fa io, le girate con l'olio e le mettete qua. Tutto il procedimento è questo qua. Allora io concludo il video, spero che questo video, anche se è un pochettino lungo, vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale, se vi fa piacere iscrivetevi, così resterete aggiornati quando carico un video. Io vi saluto qui da Petara. Oggi c'è una magnifica giornata, si sta morendo dal caldo perché ci sarà, sembra una giornata estiva, estate, c'è un pochettino, insomma al sole quasi non si può stare. Va bene. Detto questo, io grazie per tutte le persone che si sono iscritti, grazie per le persone che si iscriveranno. Un saluto a tutti da Giovanni, da Lotte Idea. Ciao, al prossimo video. Ciao.